Se oggi vi dicessi che potete creare qualsiasi immagine vi venga in mente, comprese grafiche complesse con testi, infografiche e layout strutturati, con un livello poi di dettaglio e coerenza tale da sembrare il lavoro di un professionista, probabilmente ancora pensereste che sto esagerando o che comunque esista sempre quel piccolo margine che permette di capire che si tratta di qualcosa di artificiale. Ed invece è proprio lì che sta cambiando tutto, perché quel margine oggi si sta assottigliando molto più velocemente di quanto ci aspettassimo. È quello che è successo in questi giorni con il nuovo modello di generazione immagine di ChatGPT. Attenzione a fermarsi alla superficie, cioè a dire ok, fa immagini più belle, senza accorgersi che in realtà il punto non è la qualità estetica delle immagini che produce, ma il fatto che questo modello ha iniziato a comportarsi in modo molto più simile a un processo progettuale che a una generazione casuale. OpenAI lo presenta così: ChatGPT Images, versione 2.0, introduce un modello di generazione di immagini all'avanguardia, con una resa del testo migliorata, supporto multilingue e capacità avanzate di ragionamento visivo. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di immagini generate con l'intelligenza artificiale, si parlava quasi sempre di qualcosa che funzionava bene a colpo d'occhio, ma che appena si iniziava a guardare meglio mostrava tutte le sue fragilità: mani sbagliate, scritti incomprensibili, dettagli incoerenti, elementi fuori posto. C'era sempre qualcosa che tradiva l'origine artificiale dell'immagine e per chi ha un minimo di occhio allenato riconoscerla era relativamente semplice. Poi abbiamo fatto un passo avanti con modelli capaci non solo di generare immagini, ma di comprendere meglio ciò che stavano facendo, analizzare prompt complessi, pianificare una composizione e costruire immagini con una logica interna più coerente. Però anche in questa fase i limiti restavano più che evidenti, soprattutto nella gestione del testo e nella fedeltà nel tempo, perché bastavano pochi tentativi o variazioni per perdere coerenza e precisione. Con ChatGPT Images 2.0 vediamo un miglioramento sotto questo punto di vista pauroso. Molti modelli oggi riescono a creare immagini anche molto belle, ma appena chiedi qualcosa di preciso iniziano a mostrare i limiti. Succede ad esempio con il modello Google di Nano Banana. Sulla carta sembra un concorrente diretto, ma nella pratica non sempre riesce davvero nel suo intento e spesso si ferma all'estetica, andando in difficoltà non appena entrano in gioco testo e scrittura. Il modello di ChatGPT invece si comporta in modo completamente diverso, ovvero quando gli chiedi precisione non improvvisa, costruisce davvero l'immagine partendo da solide basi. Questo nuovo modello di OpenAI riesce a gestire il testo in modo credibile, inserendo informazioni leggibili, coerenti e contestuali. E questa non è una cosa secondaria, perché nel momento in cui un'immagine non è più solo esteticamente convincente, ma diventa anche funzionale, cambia completamente il suo ruolo e le sue applicazioni pratiche. Se conoscete Notebook LM, il principio di base può ricordare quello, cioè trasformare informazioni in qualcosa di visivo e organizzato. Però qui le possibilità si ampliano molto di più, perché non siamo vincolati ai documenti caricati né a un formato specifico. Possiamo chiedere qualsiasi tipo di output, non solo slide o infografiche sintetiche, ma layout complessi, materiali strutturati, con un livello di libertà e di controllo decisamente più alto. E non stiamo più nemmeno parlando di creare semplici immagini belle per i social, ma di generare mock-up, materiali pubblicitari, interfacce, layout editoriali, slide, contenuti informativi, e tutto questo partendo da una semplice descrizione, senza passare per tutti quei passaggi che fino a ieri erano necessari, sia in termini di competenze che di tempo e di budget. Perché sì, le immagini si potevano già creare anche prima, ma il vero limite era tutto quello che veniva dopo: inserirle in un contesto grafico credibile, costruire un layout coerente, gestire il testo in modo convincente. Senza competenze specifiche, quella parte restava comunque difficile e spesso era proprio lì che si percepiva la distanza da un risultato davvero professionale. Capite dove voglio arrivare? Questo modello fa un passo avanti molto più ampio di quello che sembra, perché se prima fotografia, illustrazione e tutto ciò che è immagine erano già messi sotto pressione dall'IA generativa, adesso il cambiamento si sposta ancora più avanti, andando a toccare direttamente la grafica. Fino a ieri strumenti come Canva, per esempio, e in generale tutti quei software pensati per semplificare il design, avevano ancora un ruolo molto chiaro. Ti aiutavano, ma richiedevano comunque un minimo di competenza, di gusto, la capacità di accostare gli elementi, scegliere il font, bilanciare spazi e gerarchie.
c'era ancora, diciamo, una parte decisionale umana che faceva davvero la differenza. Oggi quella parte viene ridotta drasticamente perché il punto non è più tanto saper costruire, ma saper chiedere nel modo giusto, quindi saper scrivere un prompt. A questo punto però ve lo faccio vedere all'opera perché finché non lo provate direttamente è difficile rendersi conto di dove sta davvero il salto di qualità. È importante però chiarire una cosa, non bisogna aspettarsi di scrivere una frase e sperare che venga qualcosa di carino. Magari viene lo stesso, però se vogliamo ottenere il massimo da questo strumento è una buona norma trattarlo come un vero processo progettuale, dando istruzioni precise e complete. Più siete dettagliati, più il risultato diventa controllabile e più informazioni fornite, meglio il modello riesce ovviamente a interpretare davvero ciò che avete in mente. Potete farvi aiutare comunque da ChatGPT stesso nello scrivere il prompt. Partiamo quindi da un esempio concreto, come la creazione di un'infografica. Qui si vede benissimo la differenza con il passato, perché il modello è in grado di eseguire istruzioni molto lunghe, anche oltre le 1000 parole, includendo termini specifici, termini tecnici, numeri, relazioni tra dati e restituire un risultato che non è solo esteticamente valido, ma anche coerente e strutturato nelle informazioni che contiene. E prima che me lo chiediate nei commenti, perché so che è uno dei temi più discussi con gli altri modelli, vi mostro a schermo anche le dimensioni delle immagini che si possono ottenere con ChatGPT. Una delle funzioni più interessanti è la modalità Thinking, unita proprio alla generazione delle immagini. È un'opzione disponibile nella versione a pagamento di ChatGPT, che permette di selezionare un modello che non si limita a generare subito l'immagine, ma si prende del tempo per analizzare, pianificare e costruire quello che deve fare. In alcuni casi questa fase può durare pochi secondi, in altri anche diversi minuti, ma la differenza si vede, cavolo, perché l'immagine finale non è improvvisata, è proprio progettata. Questa modalità diventa ancora più interessante poi quando iniziate a lavorare su contenuti complessi o narrativi, perché il modello non si limita a creare un'immagine singola, ma può pensare anche in termini di sequenza. Per esempio, potete chiedere la creazione di un fumetto o di una storia su più pannelli e il personaggio rimane coerente da una scena all'altra, mantenendo i tratti, le proporzioni e l'identità visiva anche quando cambiano ambientazione e inquadratura. Questa coerenza è possibile proprio grazie alla combinazione tra la capacità di ragionamento e le funzioni di editing immagine a immagine, che permettono di prendere una base e farla evolvere senza perdere continuità, ed è una cosa che fino a poco tempo fa era estremamente difficile da ottenere. Un'altra cosa molto interessante è che non siete limitati a descrivere tutto da zero, ma potete anche partire da contenuti esistenti, ad esempio fornendo un link web. Il modello è in grado di elaborare informazioni provenienti dall'esterno e trasformarle in visual strutturati, come infografiche, schemi o dashboard, integrando dati reali all'interno dell'immagine. Piccoli dettagli di cui si parla poco, ma che secondo me fanno una differenza enorme, sono le possibilità di bonifica e la gestione dell'aspect ratio. Una volta generata l'immagine possiamo infatti intervenire in modo mirato su singole parti. È possibile selezionare un'area con un pennello e chiedere una modifica solo su quella porzione, senza toccare il resto, come se stessimo facendo un ritocco localizzato ma guidato ovviamente da prompt. In più, un'altra cosa che fino a poco tempo fa era davvero sfiancante e che ora invece viene finalmente gestito bene è l'aspect ratio, appunto. Non siamo più costretti a chiedere un formato specifico e ottenere comunque un'immagine quadrata, ma possiamo finalmente lavorare direttamente nel formato che ci serve e il modello si adatta mantenendo coerenza nella composizione. A questo punto vi faccio vedere anche due esempi pratici che ho voluto testare direttamente sulle mie foto. Nel primo caso ho preso lo scatto di una mia coppia e l'ho trattato esattamente come farei in post-produzione quando arriva la classica frase «Ma tanto c'è Photoshop, no?». Ho chiesto delle modifiche molto specifiche, sostituire la camicia di un mio cliente e nella stessa immagine rimuovere delle foglie dalla testa di un cavallo. Quindi non un intervento creativo generico, ma una vera e propria sostituzione di elementi con ricostruzione della scena. Il risultato è interessante perché mantiene coerenza su luce, materiali e anche atmosfera, senza creare stacchi evidenti. Se non fosse una mia foto, che conosco in ogni dettaglio, non sono sicura che riuscirei a distinguere con facilità che si tratta di un intervento fatto con AI.
Nel secondo test invece ho fatto qualcosa di diverso e forse ancora più scioccante. Ho preso una mia foto scattata a una coppia a Venezia e ho provato a descriverla nel modo più preciso possibile, cercando di includere luce, atmosfera, composizione, distanza, momento, tutto quello che normalmente costituisce uno scatto. Ho poi chiesto al modello di generare quell'immagine per vedere se fosse in grado di arrivare allo stesso risultato o almeno di avvicinarsi. Il confronto qui non è solo più tecnico, ma anche percettivo. Guardando una foto reale e una generata, si riesce ancora a distinguere chiaramente la differenza oppure iniziamo a entrare in una zona in cui diventa sempre meno evidente? Fatemelo sapere nei commenti. E poi c'è tutta una categoria di utilizzi che secondo me fa capire che non si sta più generando solo immagini, ma veri e propri layout pronti all'uso. Pensate ad esempio a un menu. Fino a ieri potevate magari creare la foto del piatto con l'AI, ma poi tutta la parte di impaginazione, scelta dei font, disposizione dei prezzi e gerarchie visive, quella dovevate comunque costruirla voi, oppure affidarvi a un template. Ebbene, adesso potete chiedere direttamente una pagina di menu completa, con nomi dei piatti, descrizioni, prezzi, stile coerente e ottenere comunque qualcosa che è già utilizzabile. Lo stesso vale per un catalogo di moda, non solo le immagini dei capi, come avevamo visto in qualche video passato, ma proprio l'impaginazione, le pagine, i titoli, i dettagli prodotto, l'estetica editoriale. Oppure un listino prezzi, che non è mai solo una lista, ma è sempre una questione di leggibilità, ordine, equilibrio visivo. E ancora più interessante è il mondo editoriale, perché potete chiedere direttamente una copertina di rivista, oppure una pagina interna di un magazine di moda, con articoli, titoli, sottotitoli, immagini e spazi organizzati in modo credibile. Qui non si sta parlando di un collage di elementi, ma qualcosa che ha una struttura. E se ci pensate, fino a ieri potevate generare i singoli pezzi, ma il lavoro vero iniziava dopo, nel momento in cui dovevate metterli insieme. Adesso quella parte viene sempre più assorbita dal modello, che non si limita a creare, ma organizza, impagina e dà una forma già coerente a quello che avete in mente. Ed è proprio questo il passaggio che cambia completamente il tipo di utilizzo di questi strumenti, perché costruire un menu, un fumetto, l'impaginazione di un articolo, una pagina di giornale o una presentazione, un post pubblicitario, tutto questo non è più un processo fatto di scelte passo dopo passo, ma diventa una richiesta che viene interpretata e trasformata direttamente in un risultato finito, già coerente, già strutturato e già utilizzabile. E questo significa che non stiamo più solo automatizzando l'esecuzione, ma stiamo automatizzando anche una parte della progettazione. Ed è qui che inevitabilmente anche la grafica inizia a vacillare, perché quel margine che ancora rimaneva nelle mani dei professionisti, cioè la capacità di organizzare visivamente le informazioni in modo efficace, oggi viene in parte assorbito da questi strumenti. Poi è chiaro, questo non vuol dire che il lavoro creativo sparisce, ma cambia il punto in cui si crea valore e forse diventa ancora più importante capire cosa vogliamo comunicare più che come costruirlo tecnicamente, perché la costruzione sempre più spesso può farla l'AI al posto nostro. E questo apre una doppia direzione, perché da una parte ci sono opportunità enormi, soprattutto per chi è in grado di usare questi strumenti in modo consapevole, integrandoli nel proprio processo creativo e ampliando le possibilità invece di subirle, ma dall'altra parte c'è una sfida molto concreta che riguarda la percezione stessa delle immagini, la fiducia che riponiamo in ciò che vediamo e la nostra capacità di distinguere o forse di accettare che non sempre sarà più possibile distinguere tra ciò che è stato creato e ciò che è stato generato. E allora forse la domanda da farsi non è se usare o meno questi strumenti, ma come usarli senza perdere il senso di quello che stiamo facendo e soprattutto come raccontare il valore di un'immagine reale in un mondo in cui tutto può sembrare reale. Se questo tema vi interessa, vi consiglio di recuperare anche il video che ho pubblicato qualche settimana fa, in cui rifletto in modo più ampio su dove ci stia portando tutto questo e su cosa possiamo fare in modo attivo per trovare una nostra dimensione senza scivolare in un utilizzo pigro di queste tecnologie. Trovate il link in descrizione, ma intanto sono curiosa di sapere la vostra. Avete già provato ChatGPT Image? Cosa ne pensate davvero? Scrivetemelo nei commenti, perché secondo me qui si apre una discussione interessante. Intanto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!